Ciao, come stai? Tutto bene? Oggi voglio sostituire il radiatore alla Mini R53, ma voglio farlo descrivendo nei particolari o comunque commentando quello che sto facendo, anche con gli eventuali intoppi che si trovano. La prima cosa che devo fare è sollevare la macchina, perché ho necessità di andare sotto a staccare la paratia coprimotore per togliere il paraurti. Alzare la Mini col crick e metterla su 4 cavalletti non è una cosa così banale, perché intanto bisogna capire dove appoggiarsi per tirarla su, quindi trovare un punto forte per poterla sollevare. L'auto chiaramente ha i suoi punti di appoggio per i ponti o comunque per i crick, che sono questi tamponi qua. Ce n'è uno per ogni angolo, vicino alle ruote, uno qui e uno giù là in fondo, e lo stesso dall'altro lato. Ma io su questi tamponi qua, ci devo mettere il cavalletto, quindi non posso sollevare l'auto da qua. L'auto la sollevo da un punto forte sotto al telaio. Il punto forte che ho individuato io è questa parte che risulta ripiegata e quindi pare abbastanza resistente. La prenderò a questa altezza, ma interporrò un asse di legno in modo da aumentare la superficie di contatto e direi che va benissimo. Ora faccio vedere come. Allora io mi metto qua, diciamo vicino a questa zona, cioè alla parte che ha più bordatura, che è quella sicuramente più resistente, e qui siamo già quasi in centro vettura. Metto in mezzo questo asse, ok, in modo che si distribuisce tutto il peso su una superficie maggiore. Adesso verifico che sia bene dappertutto, ok, e posso tirarla su. E adesso vado a fare la stessa cosa dall'altra parte e la metto in piano. Se invece la volessi più alta di così, devo farlo in 2 riprese, quindi alzo il lato che adesso è basso più in alto ancora, poi vengo di qua e la riprendo per tirarla più su che posso. Quindi adesso siamo sotto la macchina per togliere questa paratia qua. Un'occhiata, già che siamo sotto, gliela diamo sempre. Non vedo perdite o untuosità di alcun tipo.
Va bene. Allora, questa vite qua, che è una stella, e questa rimane attaccata alla paratia. La stessa di qua. Ok. E poi ci sono queste e questa, che sono state inserite successivamente perché, come si vede, il paraurti qui è rotto, manca il bordino sotto. Ok, gliela lascio anche attaccata. Vediamo se sta attaccata anche questa qua. Ok, ora ci sono da togliere 3 viti che, se non sbaglio, sono delle 10. Sono delle 10, ho detto. Esattamente. Una qua che tiene anche il paraurti, e onestamente il paraurti adesso si potrebbe anche già togliere. Io questa la tolgo perché la tolgo? Perché mi sta penzoloni. E allora facciamo così. Io tolgo solo questa. Ok, tolgo anche queste, mica che le perdo. E il paraurti qua è staccato. Quindi questa non è nemmeno necessario tirarla via. E allora le rimetto. L'ho fatto 1000 volte e sembra che è la prima volta che lo faccio. Però di solito ho sempre tolto tutto, ma perché avevo necessità di togliere tutto. In questo caso a quanto pare non c'è questa necessità e quindi queste le rilasciamo. Opla, strette bene e strette bene. Il paraurti qua sotto è sganciato, perfetto. Ora è il momento di aprire il cofano. Ok, quello che andrò a sostituire sarà il radiatore, questo qua, ok, che ormai ha la sua età e sospetto che in parte sia intasato sotto. Per continuare a togliere i paraurti devo togliere questa vite qua e si toglie da qua sotto, si vede qua, qui c'è uno scasso per entrare, la ruota se ci dà fastidio le giriamo a destra o a sinistra, e bisogna anche staccare i fili della freccia e della luce di posizione, questa qua. Se hai anche i fin di nebbia dovrai staccare anche quelli dei fin di nebbia. Procediamo a mettere qua questa e tagliare la fascetta grande che tiene tutto, ok, che tiene tutto, allora da qua così, tutto sta cosa di filo, ok, e poi apro quelle 2 fascette lì in modo da sganciare e liberarmi tutto. Vediamo. Allora, in realtà no, basta che taglio questa, esatto, perché tiene le cose, e qui c'ho gli spinotti da staccare, 1 e 2, 1 e 2 perché questo qua fa parte della luce, quindi questa è luce, ok. Adesso tolgo questa vite qua da sotto, ma devo girare la ruota perché mi do fastidio. Spostiamo all'interno, ok,
Ok, è abbastanza per vedersi tutto. È una 8 esagonale. Ok, eccola qua. Ok, adesso cosa resta da fare? Vabbè, togliere l'altra dall'altra parte e togliere qua questa qui e questa. Qui c'è un dado perché questa vite era bloccata, non si veniva via. Allora ho tagliato la testa e ho utilizzato il filetto per metterci il dado. Questi sono 10. Ok. Anche questi 10. Ok, qui c'è anche una rondellina a supporto. Vabbè, è rimasta attaccata, lasciamola lì. Ok, ora è pronto per essere tolto, ma ricordiamoci che sotto c'è attaccato il sensore della temperatura e quindi dobbiamo staccare lo spinotto quando abbiamo in mano il paraurti. Eccolo. E questo è a posto. Ok, è il momento di svuotare il radiatore e a sto punto forse è meglio che tolgo la paratia qua sotto, che tanto sono 3 viti. Pensavo di non doverlo fare, invece è meglio farlo. Questa aumentiamo. Ok, adesso è il momento di togliere la piastra anteriore. Ok, piastra anteriore a 1, 2, 3, 4, 5 e 5 d'altra parte, 10 viti con chiave da 13. Allora, per me è un po' più semplice il fatto di non avere davanti il radiatore del clima, perché ho eliminato il climatizzatore. Però non è così difficile, perché il radiatore del clima è appoggiato qua ed è tenuto da queste due viti qui. Quindi svitate le viti, lui si può staccare, è attaccato con dei tubi flessibili e tenere da parte, e quindi quest'area qua si libera comunque in questo modo.
Adesso qua ci laviamo. Adesso vado ad aprire la vaschetta dell'acqua. Adesso allento questo, ecco, perché tutta la mascherina qua davanti, tutta questa, la tiro leggermente avanti e stacco il tubo che c'è qua dietro. Okay. Così questo ora si può muovere senza problemi. Ora inserisco due viti lunghe qua, così posso tirare avanti il piastrone senza doverlo togliere per forza. Vabbè. Okay. Il radiatore con tutta dietro la ventola potrebbe venire fuori già da davanti, quindi stacco il connettore della ventola e stacco il tubo dell'acqua qua e vedo se mi viene avanti, dovrebbe uscire. È un po' più duro perché i tubi a silicone sono leggermente più spessi di quelli originali. Ora, questo mi dà fastidio. Ok. Lasciamoli, magari lo togliamo dopo. Adesso togliamo queste clip qua. Ok. Non so se deve venire anche questa, forse. Sì. Esatto. Lasciala lì. Un po' di qua. Ok, questi tiriamo fuori, fuori. Dopo però non faccio così, dopo però non faccio così.
Oh, sono riuscito a togliere. Non riuscito a togliere. Ok, cos'è che ci trattiene? Ci trattiene questo che è attaccato qua. No. No. Tolgo tutto e faccio prima. Quindi per prima cosa dobbiamo togliere questo qua, quelle viti qui. Ok, così si può tirare via questo col bracciuolo, che chiaramente non viene via così all'acqua di rose. Non esce perché c'è una vite qui, c'è una vite qua, quindi anche quella vite lì dobbiamo tirare via. Questa è una 10. Voilà. Ok, una e adesso esce, giusto? Buono. La stessa cosa dall'altra parte. Questo non ve lo faccio vedere, è uguale, identico. E a questo punto diventa tutto più semplice, perché messe queste, questo può venire avanti. No? No, non può venire avanti. Vedete, vi faccio vedere tutte le cose a quale vado incontro, pur avendole smontato più di una volta. Non viene avanti perché ci sono le clip del passaruota, quindi va tolto 1, 2, 3 clip. Adesso spero che la ruota non mi rompa le scatole. Alcune si riescono anche a svitare, e non è il caso di questa. Perfetto. Quindi andiamo ad alzarla nel punto in cui si può alzare. Ok, lei si toglie e poi lo tiriamo via. Questa, l'altra sopra qua, l'altra sopra qui e l'altra rimane dietro qua. Ok, le tolgo. Ok, alla fine ho deciso che è meglio togliere la ruota. Per tenere la ruota frenata inserisco una brugola che blocca il freno con come dire, i ferri della ventilazione che ci sono all'interno del disco, così posso fare forza tranquillamente e tolgo la ruota. Ok, certo che con le colonnette adesso è una passeggiata, perché ecco, tiriamo via la brugola. È una passeggiata a centrare la ruota adesso. E quindi vado avanti a fare il lavoro che stavo facendo. Una sono riuscito a toglierla, tolgo la seconda e tolgo la terza. E questo si può separare. La stessa cosa la faccio dall'altra parte. Ok, quindi pensavo di aver tolto tutto, 1, 2 e 3 come dicevo, ma in realtà c'è anche la quarta qua. Ok, allora adesso che questo qua si può muovere, devo tirare indietro i fili qua. Ok, questi devono uscire qua
e anche qua stacchiamo la tromba. Adesso possiamo vedere cosa ci dà fastidio. Allora, questo non esce perché c'è il filo del ventilatore che è fascettato qua, quindi dobbiamo sfascettarlo. Ok, ma io a questo punto quasi quasi tiro giù tutto, vediamo, tanto sfascetto. Ok, adesso questo deve uscire, esatto. E lo svuotiamo bene. Ok, perfetto. Adesso stacchiamo la ventola. Qui c'è il suo bellissimo coso. Questo alla fine era fatto così, poi lo sistemiamo. Quindi la ventola è semplicemente inserita qua, ok? Cioè basta, come dire, farla scorrere verso l'alto. Oddio. Sganciarla leggermente. Ecco qua. Qui ci sono dei gancini e questa è la nostra ventola. Sembra una cagata e in effetti lo è. Ok, mettiamo qua. Vediamo una pulita. Via questo, che svuoto ancora un po', e prendiamo il nuovo. Che è questo qua? Ok, sono delle viti, non so per cosa. Forse per sostituire questo. Vabbè, può essere, perché la 50, a differenza della 53, ha questo girato verso il basso o verso il fianco forse. Esatto. Sì. Tagliamo le fascette. Lo giriamo come era prima e gli mettiamo sopra la ventola. Eccola qua. Esattamente così. Ok. E si aggancerà qua. Ok, questa si è agganciata. Adesso vediamo che si agganci anche questa. E ok, è agganciata anche questa. E questa si è risganciata. Okay.
dentro. Allora, adesso proviamo se funziona la seconda velocità. Connettore 3 pin, questo è il meno, questo qua, e questi sono i due più, i due positivi, prima e seconda velocità. Allora, questo è il meno, lo tengo qua, questo è il più, questo è 1. Non so se la prima o la seconda. Adesso vediamo se l'altro gira più veloce o meno veloce. Allora, ok, questa è la prima e questa è la seconda. In ogni caso funzionano tutte e due. Si è visto che la seconda ha accelerato immediatamente. Perfetto, il ventilatore funziona. Allora, del vecchio dobbiamo recuperare i gommini e i fissaggi, ok? Questo via, non ci serve più, mettiamo a posto. I gommini sono quelli che vanno qua. 1 e 1 e 2. Ok, i fissaggi sono quelli che vanno qua. 1 e 1, 2. Ok. Ok, è venuto il momento di rimontare. Eccoci qua. Allora. Oh là là là. Abbiamo messo i gommini e abbiamo messo anche questi. Adesso questi si inseriscono sotto qua. Ok. E questa va dentro qui, questa va sotto qui. Che deve uscire da sopra qua. La comodità di avere questo qua staccato è che ci possiamo allontanare e quindi se ci sono cavi da far passare o cose del genere è molto più semplice. Anche poi riattaccare questo tubo è molto più semplice. Ok, devo sostituire la spugna che c'è qua e quella che c'è qua e anche quella che c'è qua sopra, la metto tutta nuova. I perni di fissaggio, questi devono andare fino in fondo. Ok, vediamo anche l'altro. Ok, e questi si incastrano nell'oratorio. Uno. Perché non è dentro tutto? Faccio vedere. Allora, nonostante io lo inserisca bene, vedete il perno che non esce completamente. Probabilmente ho messo queste al contrario, cioè questa qui è di qua e questa qua è di qua. Vediamo se io questa la tolgo e per toglierla devo tirare via anche questi qua. Ok,
questo lo metto qua. Ed è probabile che sia giusto così, perché adesso questo va più avanti. E lui è uscito, faccio vedere. E lui qua è uscito, eccolo qua. Ok? Così si mette il perno. Ok, il perno esce e lo tiene bloccato. Descrizione dell'attività al rovescio per il rimontaggio, che non faccio vedere perché a sto punto è il contrario del montaggio. Ora che questo è morbido, io posso attaccare il tubo qua. Il tubo sotto, questo qui che si vede qua nascosto, questo lo attacco dopo da sotto quando andrò a rimettere la paratia. Questo si butterà di nuovo contro, si metteranno i tasselli dei parafanghi e poi si può rimontare il paraurti. Si rimette il paraurti con le esatte operazioni al contrario di come è stato smontato. Facilissimo, non c'è niente di più facile. Si collegano gli spinotti e il gioco è fatto. L'unica cosa che manca e che farò vedere è il rabbocco dell'acqua, del liquido di raffreddamento. Una cosa che mi sono dimenticato e voglio farvi vedere è che io ho tagliato le fascette dei supporti di questo cavo qua. Okay? Uno si è staccato il supporto, come si può vedere qui, e quindi tanto vale, poi dopo il track si rinfila per i fatti suoi e grazie, arrivederci. Gli altri invece che sono rimasti attaccati dobbiamo rimettere le fascette nuove. Si vede, ok, fascettina, l'altra fascettina va qua, ok, e la cosa è uguale. Adesso vedo di farlo con una mano sola, si mette qui, ok. Ok, lui era stretto qui, lo rimettiamo dove era, era qua, lo rimettiamo qua. L'altra invece era fissata, l'altra invece era fissata qua. Eccola qua. Un consiglio che posso dare quando si rimonta la piastra è quello di non serrare subito le viti sotto qua di questo piastrone, perché lui si può muovere un po' a destra, a sinistra, avanti e indietro, e se questo lo serrate quando mettete la piastra può essere che questi fori siano un po' troppo decentrati oppure troppo indietro, banalmente, perché la piastra si tende a buttarla contro. Allora è venuto il momento di inserire il liquido all'interno. Prima cosa, allentare il tappo di sfiato. Ok, io questo l'ho già allentato quando c'era giù il radiatore, che era comodo, quindi riesco adesso a svitarlo. Non serve toglierlo, basta allentarlo, perché lui ha un taglio. Vediamo se riesco a farlo vedere. Lui ha un intaglio che serve a far uscire l'acqua. Eccolo lì.
si vede bene. Eccolo lì, lì c'è l'intaglio e da lì uscirà l'acqua. Ok, quindi ora si può rabboccare. Il liquido che andrò ad inserire è questo, non contiene acqua e quindi questa cosa riduce di gran lunga l'arrugginimento del monoblocco. Aspettiamo che scenda. Ha una leggera densità e quindi riduce anche la cavitazione della pompa. Ha una temperatura di ebollizione di 180 gradi e resiste fino a meno 40. Metto la lampada qua perché così riesco a vedere di riflesso il liquido. Adesso lascio che lui cali naturalmente e poi dopo lo spingerò soffiandoci dentro in modo da riempire un po' tutto l'impianto. Appena esce dallo spurgo mi fermo. Si vede che sta uscendo. E quindi a posto. Il livello è qua, lo mettiamo ancora un pochettino. Però prima chiudo il tappo. È un po' di più, però immagino che adesso circolando qualcosa scenda. Adesso non resta che avviarla e far circolare un po' l'acqua. E rimonto il paraurti. Ed è finito. Voglio farvi notare una cosina per regolare l'altezza del paraurti, per allinearla col cofano. Questi, cioè dove c'è la vite qua, c'è una vite anche qui. Allentando questa vite, questi si possono alzare o abbassare e quindi regolare la distanza che c'è col cofano. Ok? Io ho finito. Ciao!